Ciao Elena, abbiamo iniziato per l'Ancillotto, Ciao. seconda puntata. La prima la possiamo anche dimenticare, è già stata eliminata dal canale. Vecchio metodo, questo è un nuovo metodo. Ipnosi esoterica infinitum. Un 8 Mm, orizzontale. Connettiti mhm. all'Ancillotto. Conto da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Sì, allora vedo l'ancillotto. Allora, è come se fosse... eh, mm, lo vedo come se fosse in questo spazio buio molto grosso e lui è come se fosse un grosso gommone, ok, agganciato a dei cavi di metallo con delle molle, ok, tutto intorno, quindi a 360 gradi, e queste molle fanno sì che lui si possa muovere In un ambito e basta, con un molto, molto raggio. stretto, Il cane esatto. con la catena. Sì, esatto. E sotto, proprio sotto sotto, c'è ah, la sua PS che è rappresentata quasi come se fosse un raggio di energia molto sottile, un po' lungo ma sottile, che ogni tanto spinge per cercare di mh, trovare una via una soluzione a questa staticità e questo Ok. blocco. Allora, siccome l'esposizione dei punti è stato tutto una specie di litigio, un continuare a chiedere, vabbè, insomma, l'hai visto, buttiamo via tutta Mhm. questa irritazione in un portale definitivo, tua, mia e sua. Giustificazioni, scuse, noi siamo qua a elencare dei punti, non siamo qua a giudicare nessuno, non siamo qua a dire come devono essere fatte le cose, siamo qua a far vedere che ci sono dei punti. Mhm. Ok. Vibrazione di Lancillotto. 1,8 miliardi, Consapevolezza. 123, PS. 32, Vite precedenti. 1936, Cervello. 9,2. Ok. Male, non malissimo. Entità, considerando anche la tecnica di Edgar Tolle che lui ha seguito anni fa, le aperture del terzo occhio, viaggio astrale, queste cose qui, con di mezzo tot. C'è tot? Mm. È come se in quel momento la TOT avesse aperto i canali, ok? E nel momento in cui, lo vedevo già prima, mentre nel momento in cui lui si è reso conto chi fosse TOT, ok? Per non perdere il suo aggancio, le entità hanno tolto l'idea di TOT e hanno mantenuto il canale energetico aperto con mm, sempre collegate al secondo universo, ma mm, mm, è come se ci sono delle figure più neutre che non riportano a niente nella sua mente o nel suo vedere, anche se vede le figure di queste entità del secondo universo, lui non le sente in maniera neutra e quindi non sgancia il canale energetico da cui loro prelevano. Quindi diciamo che qui c'è stata una trappola per topo, no? Cioè Sì, un premio, il formaggio, la trappola che non viene vista e il topolino che sì, ci rimette ogni volta un dito delle sì. zampette, no? Ogni volta si Mhm. mangia un po' di formaggio, anzi non mangia proprio nessun formaggio e si perde un dito. Quindi Sì, c'è l'ancillotto che viene attirato dal premio, viaggio astrale, apertura del terzo occhio, cazzate,
Mhm. e non si tengono certo con una tecnica spiegata da No, così cos'ha, devi fare qui, da un tapplati la libro, narice no, a infatti. sinistra, guarda in alto e di un mantra. Mhm. La trappola è tot e le dita perse sono la sua energia che se ne va e non si Sì, riprende mai più. Cioè, se le potrebbe riprendere, ma in realtà se non sa neanche che se la sono presa e che la può continuano a creare prenderla. all'infinito, continuano a Esatto. prenderla e lui resta sempre senza, no? Sì, sì. Ok, quindi c'è tot, Sì, non direttamente, ma indirettamente sì. con L'energia, il canale è quello lì. con dei figuranti di tot, ma tot Sì, c'è, quindi lo sì. richiamiamo. Come lo vediamo, tot? Allora, adesso mi appare più la sua essenza, potrei dire, nel senso che forse a me e a te non si mette neanche ad apparire con l'immagine con cui appare di solito, perché vedo come se fosse, potrei dirti tipo un magnete, quindi a forma di magnete ma nero nero, ok, con solo delle punte sopra che sporgono e come se in cima alla curva del magnete ci fossero i due occhi. Ok, poi entità eteriche. Qua ce ne sono tante, è proprio a 360 gradi, direi una decina. Allora, vedo altri due demoni, potrei dire, molto in generale. C'è due figure nere, ehm, come se fossero due fiamme ma nere. Ok. Ehm, Poi c'è un grigio, poi qui ci sono due rettili, eh, due falconiformi, un leonide e una mantide Tutte in grosse. cerchio. Sì. Come dicono a Ognuno tiene un Napoli. filo. Ok, DL ne abbiamo? Una spruzzata di DL c'è. 4. Mentali. Quante sono, prima di tutto? Allora, eh, Sia sue che collettive. sì, Perché secondo me, considerando la regione di Lancillotto, ce ne sono anche di collettive. Possiamo dire la regione? Ok, Sicilia. allora, io ne vedo 4. Sai che le vedevo anch'io quattro, Mm, pazzesco. No, è incredibile sta mm. cosa. Ho detto, vediamo se dice che sono Sì. quattro. È pazzesco. Mm, 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 No, mm. vabbè. Mhm. Vai. Che non sono quasi mai quattro, quindi è un No, caso no, raro. raro, raro. Due, tre, bah, la base. Poi Infatti ho voluto rarissimo. vedere bene perché, non sai. Cinque non credo che ne abbiamo mai No, incontrato. 5 non ne ho mai Che viste io. sei, No, sette, così. no, no. Pazzesco. Mm. Allora, c'è questa che è particolare, la voglio dire per prima, anche se non è il Vai, vai, vai. grado più alto, ma neanche il più basso, ma è molto particolare, è di grado 3 ed è quella che gestisce tutte le emozioni di Lancillotto. È proprio preposta a gestire tutte le sue emozioni. Mm. Poi c'è una 2 che agisce sulla sua autostima, quindi diciamo come se mantiene sempre un'autostima bassa per supportare tutte le altre tre entità mentali. Mhm. Poi ce n'è una di livello 5, come potrei dire, come se è quella che crea proprio dei pensieri e dei fili logici che fanno sì che lui non si sposti. È Eh, come se io lo vedessi in un ambiente chiuso, che potrebbe rappresentare la sua casa, ok? E questa entità mentale mette sopra come un filo, come se fosse un filo spinato, ok? E crea quindi
dei fili logici o dei pensieri che creano il filo spinato, che fanno sì che lui non possa uscire dai limiti, perché sennò va a farsi male sul filo spinato. Staticità, diciamo. Ecco, sì, potremmo dire Mm. così. E l'ultimo? E l'ultima è di livello 6. Mm. Ecco, faccio fatica a dargli una parola sola. Ehm, gestisce tutta mm, una parte ideale, ecco, di vita. Ok, è come se tutto quello che gli succede parte mm, da un film che questa entità mentale crea nella mente di Lancillotto. Quindi un ideale di vita. Un regista del film. Esatto, un regista che nella sua mente ha creato un film ideale, ok? A cui lui deve arrivare, ma è come se fosse se una cosa sembra positiva, ma in realtà è fatta È apposta. castrante. Eh sì, perché crea delle aspettative con cui le altre entità mentali invece le altre entità mentali allontanano l'ancillotto da questo film Mm. apposta, e questo film è stato creato esagerato apposta per far sì che la forza delle entità mentali e delle altre interferenze aumenti sempre di più, perché la distanza è sempre maggiore. Collettive. Domanda, non ti voglio Allora, condizionare, ma no, c'è quella a trovare sempre una giustificazione, quindi un'autosoluzione? Un non è colpa mia, è colpa di allergia, il tempo, mi pa, allora, quella lì non più c'ho che voglia, trovare la l'amicizia. giustificazione è lo strumento che lui ha trovato adesso per soffrire meno. Nel senso, visto che non riesce a muoversi più di tanto perché lo tengono immobilizzato anche a livello emotivo, Mhm, eh, se lui dà una giustificazione all'esterno o cerca uno strumento all'esterno, questo dolore è un po' minore. ok. Ah, invece l'entità mentale collettiva che io vedo è questa idea di dover avere una laurea e un posto fisso, che è forse più specifica. Quest'idea che è necessario essere laureati e avere un posto fisso. Quindi lui Mhm, parlava di concorsi e cose così, no? Quasi come se fosse l'unico modo per poter sopravvivere. mhm. Ecco. E anche mettere a frutto la propria laurea, magari lui è destinato, troverebbe maggior benessere fare il coltivatore. Né Infatti, fare sì, sì. il coltivatore di viti e diventare un produttore di vino, visto che ha anche delle conoscenze a riguardo. Per esempio, non Esatto, so, cioè, sono idee, comunque. mm. Elena, il Partendo magari gioco senza stipendio, cioè nel senso facendolo con un'altra via alternativa, da diversa da quella. imprenditore, sì, non Esatto, da impiegato statale. Altre esatto. entità mentali collettive? Il giudizio. Sì, la paura del giudizio, è proprio, lo vedo che è cresciuto, come posso dire? Ti descrivo l'immagine, vedo l'ancillotto piccolo, ok, che esce nel mondo e sente la pressione dall'esterno del giudizio, direi anche dei compaesani, molto questa cosa sociale del giudizio, come Mm, una persona deve essere e di come deve crescere. mm. E si è sempre sentito estraneo. E anche questo lo porta a cercare di trovare delle soluzioni esterne che siano conformi alla società per essere, forse pensa che così può essere accettato di più. Mm, mm. Altro? Eh,
ha questa cosa, però poco, nel senso è come se fosse un po' latente, ma non è la sua cosa principale, è fare le cose anche per far star bene la famiglia. Mm, è, mm, è come se fosse una cosa in più. Non è la sua idea principale, ma ne tiene conto. Ecco, quindi fa le cose anche per far star bene i suoi familiari, E non se soprattutto i stesso. genitori e nonni, esatto. Ok, l'ancillotto è sempre a 1,8 di vibrazione. Ecco, allora c'è questa cosa, queste entità che lo tengono, gli creano la paura e l'ansia della vibrazione più alta. Mm. Ma è Mm? sempre a 1,8? No, vedo che fa dei picchi, va magari è arrivato anche a 15 miliardi, ma è troppo e viene riportato giù. Mm. Ha paura della vibrazione alta in Io a questa quanto vibro? condizione. Tu ora vibri a 497 miliardi. Ok. Ora vibra a 947. 1000. Ok, lo senti che sei sospeso? Mhm, mhm. Mhm, Perché cosa separa l'ancillotto da 1000, a cui vibro io? mhm. Che cosa? Le interferenze, va bene, poi? La regione in cui abita? Che fa parte delle interferenze, cioè tutta la Mm. cultura lì fa parte delle interferenze, cioè interferisce, ecco, nella sua libertà, assolutamente. Se si deve sganciare da ciò che gli è stato insegnato e inculcato, direi addirittura. Mhm. Tutta un'idea, è come se inculcassero, tra virgolette, un'idea di vita che può essere solo quella, no? Mhm. Quindi, È così, eh, ehm, le quindi cose sono così. sì, e basta, cioè, se lo fai diversamente hai qualcosa che non va, ok? Quindi è quasi Che per esempio nel mio caso è il contrario, se lo faccio diversamente ed è come lo voglio fare io, non importa niente che voi lo pensiate diversamente. eh, Anzi, siccome capisco che il mondo non è consapevole, è un indice del fatto che sono sulla strada giusta. infatti, Ma non è esatto, così anch'io, determinante. Io voglio farlo, lo faccio e basta. anch'io, esatto, uguale. Che poi mi senta figo, diciamo, o non mi senta figo, io lo voglio fare e basta. Poi Io sto mi bene a senta farlo, figo nel quindi chi se ne senso frega. che è contro il pensiero comune, quindi probabilmente è giusto quel senso, eh. Mhm, sì, sì. Ehm, Ok, ma niente, da solo ha alzato un po' la frequenza, vedendo tutto questo. Allora, ha spinto di più e ho visto che è come se le molle si fossero allentate un po', quindi sono un po' più morbide, no? È come se si sono accorti che se lo tengono troppo lo perdono e quindi gli Mm, hanno lasciato un attimo più di agio mm. e La adesso catena del cane si è allungata, sì, adesso è a ma sempre 28 catena. miliardi. Beh, no, non è male. No. Ok, facciamoci un giro nell'emozionale di Lancillotto. Mm, mm. Vediamo quali piante e quali fiori troviamo. Piante carnivore, Allora, bassa frequenza. cioè le emozioni trasformate in vegetazione. Lancillò, fatte una risata. Sei Eh, troppo serio. mm. Oh, vai. Allora, sono tutte queste emozioni che vibrano basso e si vede rappresentato come vegetazione, sono tutte piante molto basse, umide e mi viene da dire stagnanti, paludose, sai, tipo mm, ehm,
No, muschio dà l'idea dell'alta montagna, no, ma tipo, sai cose molto muffe, ecco, stagnanti e muffe. La maggior parte sono così, ce ne sono un paio che invece riescono a prendere la luce e a crescere con l'ossigeno. Mhm. Mm, ma la maggior parte sono vibrazioni basse, sono Quali? ansia, paura, Mhm. tristezza, dolore, ehm, Bassa autostima? sì, bassa autostima, mi viene a dire blocco, ehm, viene anche autocommiserazione, Mm. Insicurezza? sì, insicurezza, vuoto, vuoto emotivo, solitudine, mi viene, sì. Ok, lo possiamo fare anche già adesso. Mhm. Cellotto le vuole tenere o le vuole eliminare queste basse frequenze? No, queste basse frequenze, queste emozioni a bassa frequenza le vuole eliminare e la PS dice che l'ha portato qua perché questo è il suo obiettivo principale. È tanta roba se si toglie le emozioni negative. Via tutta. Portale definitivo dove non torna più indietro niente. Mhm, Agisce nel suo campo energetico, può fare quello che gli pare. Lui è Dio, lui mhm, decide. Lui fa, lui crea, crea il portale definitivo, mette tutto lì dentro. mhm. Se lo fa, bene, se non lo fa, facciamo altro. Sì, sì, lo sta facendo. Ha fatto proprio il gesto di eradicare queste cose tutte ammuffite e l'ha buttato nel portale definitivo. Adesso c'è terreno libero e direi anche fertile per coltivare le emozioni positive che possono crescere alla luce. Facciamole crescere. Cioè diamo spazio con Mm, cime, acqua e sole alle emozioni ad alta frequenza, alta autostima, sì, gioia, serenità, positività, ottimismo, libertà. eh, libertà, intraprendenza, Mhm. come Coraggio, opposto della pigrizia, coraggio, sana strafottenza, pensi quello che vuoi di me, io faccio tranquillità, quello che mi pare. esatto, tranquillità direi. Mm, Decisione. Ok, decisione. questa bella serra piena di piante belle, piene di Mm, fiori colorati, rossi, gialli, verdi e blu, la lasciamo, verdi no, la lasciamo lì mhm. e a crescere. Causa esoterica dell'obesità. Allora, diciamo a livello proprio eh, eterico e emotivo è uno scarico delle sue emozioni che non può, mh, ehm, come posso dire, non può esprimere con le persone esterne. Sì. Per queste tutte queste cose che vibrano basso, lui si è trovato per anni a dover ingoiare invece che portare verso l'esterno la sua personalità. Ecco. E questo ha fatto sì che lui aumentasse di peso e non solo, ha fatto sì che trovasse delle,
facesse delle azioni esterne che lui poteva, che in quel momento credeva come soluzioni risolutive per questa cosa, quindi strategie, in realtà è stato portato a fare delle azioni che hanno peggiorato anche a livello fisiologico questa cosa. Quindi vedo proprio che ha fatto delle azioni chimiche che hanno inibito e bloccato ancora di più la sua possibilità di dimagrire e eh, Metaboliche. sì, e di avere un fisico funzionale e prestante, cioè l'hanno Quali più o gonfiato di meno? più. Allora, vedo, vabbè, a parte tutta una serie di Cinivac, non solo l'ultimo, ma tutti, Ah sì, perché e lui ha una anche, lunga storia di Cinivac. anche dei farmaci, adesso non so se mi vengono dei farmaci, mm, non so se lui ha mai preso psicofarmaci, ma qualcosa di simile. E qualcosa tipo anche, mm, ci sono stati dei momenti, dei periodi forse lunghi dove ha preso anche del cortisone, mi viene così, però Sì, sì, sì. vedo, ecco, ecco, queste, 2 anni? No, 2. Ok, eh, ok. sì. Causa esoterica delle allergie, allora, vediamole. Eh, Specialmente quella da nickel, ma tutte in realtà. sì, diciamo che quella da nickel è un pretesto sociale con cui sono riusciti ad agganciarlo per renderlo dipendente appunto da questi farmaci. Eh, Lo vedo proprio, le interferenze erano utilizzato come strumento per abbassare le vibrazioni. Eh, ma le sue allergie in generale le vedo proprio come un'ulteriore interferenza che hanno agito sul fisico per tenerlo lontano da tutto ciò che è esterno, quindi ha fatto sì che lui si isolasse di più. E lo vedo come quasi proprio come se tutte le volte che lui poteva prendere qualcosa di buono verso l'esterno, il suo corpo Mhm. reagiva così, perché le interferenze così lo Che è potevano il tenere a nickel? bada. Nickel, ma io non la vedo come allergia al nickel, è un'invenzione. Questo. Scoliosi, cause esoteriche. Allora, un compenso posturale del suo vissuto. Ehm, ecco, in eterico ho questa immagine, è come se ci fosse, ecco, c'è stata questa, Lui vive eh, storto e la vedo PS lo proprio fa. un'immagine, sì, vedo proprio un'immagine di questa interferenza che ha creato in lui. Potrei dirti un enorme Zeus. Anni fa, Mhm. direi che è durata 9 mesi, un anno, proprio così grossa. E in eterico vedo quasi proprio Zeus tipo con un mega martello in mano che gli dava martellate dalla testa e quindi la colonna si è proprio quasi schiacciata e quindi si è deformata, spostata. E diciamo l'emozione è devo diventare più piccolo perché se mi vedono mi giudicano. Ecco, mi è arrivata questa immagine qua. Dermatite. La dermatite è proprio quello che dicevo prima, la reazione del corpo per far sì che l'ancillotto stesse lontano dalla società, quindi eh, lontano da ciò che all'esterno poteva avvicinarsi a me, ecco, che poteva avvicinarsi a lui. Ok? Quindi la pelle reagisce in maniera tale di non essere toccato, ecco. E quindi Teme, perché da parte genitoriale queste sono le malattie genetiche, tra virgolette, che potrebbero... Diabete, cancro, ictus. Teme.
Timore fondato? No, assolutamente no. Questo lo vedo molto legato a quello che gli è stato raccontato. Ma se lui Mm. alimentasse questa idea, io sono destinato, l'ictus mi Oh verrà, ti sì, verrà. potrebbe, sì, sì, Diabete anche, il assolutamente. Sì, cancro sì, pure. assolutamente. Assolutamente sì. Mhm. Vedi che avevo ragione, no? Quindi alla fine si crea la realtà quasi più facilmente la realtà negativa che positiva, perché anche questo secondo me è un retaggio molto sociale, no? Che ci hanno ehm, inculcato, quindi siamo tutti peccatori, ci dobbiamo accontentare e dobbiamo sottostare, quindi ci hanno preparato a creare la realtà negativa e invece Mm, mm, a mm. sudare per ottenere quella positiva, se riesci a raggiungerla sudando. In Mhm. realtà la realtà si crea in qualsiasi Istantaneamente. modo, esatto, quindi anche positiva. Va bene, 2 lauree, nessun lavoro. Causa esoterica nelle entità mentali, Mm. Eh sì, sia collettive che sì, non. sì, 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 così hanno trovato la Quindi strategia per tenerlo bloccato. collettiva, laurea a posto fisso, o così o niente. Sì, E personali, beh, regista film ideale, la 6, che non è esatto. poi la potente. Bah, E le altre bassa autostima e emozioni che lo tengono giù e quindi non riesce a muoversi. staticità, Sì, sì, anche staticità. esatto. Mm. Sì, sì, ma tutte, infatti. Va bene. Causa esoterica dell'essere irascibile. È è una difesa che lui mette in atto quando... allora, l'immagine che ho è interazione con la società, con qualcuno nella società, no? Quindi magari lui parte e si sente grande abbastanza per interagire in quella determinata situazione, ok? Poi la persona dall'altra parte cresce, Mhm. ok? Diventa più grande, lui si sente piccolo, indifeso e vulnerabile, ok? E quindi la difesa, l'unico strumento di difesa che ha è l'attacco, e quindi diventa irascibile così. Pigrizia. Ma gli fanno credere che è pigrizia, per sviarlo, proprio lo vedevo prima quando lo diceva pigrizia, ma è proprio questa staticità assoluta con emozioni, le emozioni, partono le emozioni, allora staticità si attiva, partono tutte le emozioni negative, quindi le vibrazioni basse, quindi lui non si muove. Io quando mi dicono pigrizia mi incazzo Mm. subito. Mi viene un Eh sì, è una nervoso da scusa, picchiare qualcuno, perché sì. la scusa non esiste la pigrizia, non No, no, c'è. infatti, anche È una secondo me, scusa. Sono assolutamente sì. pigro e allora Cosa cambia, vuol dire? non è solo più. Cioè, non ho voglia di cambiare, questo vuol dire pigrizia. Non c'ho voglia. È una scusa, Do la sì. colpa agli altri. Infatti Mm, adesso parliamo della colpa e quindi ho visto comunque Lancillotto scuotere la testa quando c'è Zeus che gli tira le martellate o quando c'è la causa delle allergie. La causa sei tu. mm, Le entità sono un mezzo, mm, mm. non una causa. Causa sei tu. Adesso cerchiamo di capire perché tu ti sei fatto tutta questa costruzione, questa vita. Ma la causa sei tu. Tu sei pigro perché tu vuoi essere pigro. Tu hai la scoliosi perché hai voluto fare questa esperienza. Ta, 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 ta. Tutto dipende da noi. Noi siamo qui creati da noi stessi. Se no non sta in piedi Mhm. il discorso che quando ci fa comodo noi siamo Dio, quando non ci fa comodo è colpa di Zeus. No, no, è sempre colpa nostra. Colpa. Mm. Sì, colpa Decisione, no, creazione. assolutamente, Creazione. esatto. Esperienze Pigrizia. evolutive. La pigrizia non esiste. No, sono d'accordo. Una grandissima Assolutamente frase. non lo vedo, no, Cioè, no. è Mhm. una parola che definisce qualcosa che non esiste. Sì, è Non una c'è scusa pigrizia. che ci si mette un ulteriore termine che rende ancora più statico il non movimento, ecco. Eh sì, è un'autoproduzione di un concetto negativo, Sì, castrante più che negativo. castrante, esatto. Mm. Anti-evoluzione, Mm, anti-scusa, sì. inesistente, non so, questi sono gli aggettivi che appiccicherei al concetto di pigrizia. Sì. Memoria, scarsa memoria.
errata abitudine, Mm, perché dire pigrizia, eh tutti, ah, sì, vabbè, allora se sei pigro stai pure a infatti, casa. esatto, Vieni al esatto. cinema, no, sono pigro, stai a casa, vabbè, Eh, ciao, ciao. Ma è sì. giustificato perché lui è pigro? No, Esatto, quindi lui cazzate, non avrà balle. neanche da fuori qualcuno che punzecchia perché è pigro. Certo, è pigro, no, non dico Ah, niente, sì. è pigro. Eh, Beh, è giusto, se è pigro non posso violare la sua, ma pigrizia non c'è, no. inesistente. Mm. Memoria, bassa, scarsa memoria. Niente, la memoria non è che non ha la memoria, io lo vedo rispetto alla confusione. È come se, l'immagine che ho è questa, è come se quando lui ha la spinta, la PS riesce a dare all'ancillotto la spinta per muoversi in una direzione che potrebbe essere quella giusta. Ok, vedo che parte proprio come un, eh, un disco che spara fuori da ogni interferenza che lui ha ehm, un input, quindi crea questa enorme confusione che fanno sì che lui perda il filo anche di quello che dice, no? Quindi perché magari parte con un'idea o parte dicendo una cosa, poi ogni aspetto, ogni sua interferenza, ogni suo aspetto manda nella sua testa una parola o un input diverso e quindi crea enorme confusione perché è come se avesse infinite possibilità o infiniti blocchi, infinite scuse, infiniti ehm, aspetti che non vanno, ok? E si dimentica della spinta che aveva per andare verso quella cosa là. Confusione mentale. Questo è dato da questa cosa qua. Staticità, non uscire di casa, l'abbiamo già visto. Mhm. Non accettare tutto quello che è nuovo. Ecco, questo è molto, molto legato a quello che dicevo prima rispetto all'entità mentale collettiva della sua regione. Mhm. Quale? Di- È quello Giudizio. proprio della sua regione, quello che vedo forte come entità mentale collettiva della Sicilia è che la vita deve essere questa e se tu lo vuoi fare in modo diverso hai qualcosa che non va. Mhm. E quindi è come se avesse ancora più pressione, perché Giudizio. sì, però è un giudizio quasi dato da, ehm, mm, come posso dire, vabbè, in generale è giudizio perché sei diverso da come ti vorrebbero, ma a volte è anche eh, preoccupazione perché non si può tenere la situazione sotto controllo, perché se tu lo fai in modo diverso, non è gestibile. È come se fossi di un altro pianeta, non so come dire, no? Mhm. Non è socialmente accettato, Ecco, è accettabile, sei uno esatto. strano. Sei strano, c'è qualcosa che non va, ecco. Mm. Mi viene in mente la scena di Malena, il film, no? Dove la Bellucci se ne sbatte le balle e se ne va tutta in giro per questo paese. Poi vabbè la paga perché la menano le donne del paese, no? Però lei se ne sbatte le balle proprio nella Sicilia di altri Mhm, tempi, bella come la bellezza femminile solo sa essere, e se ne cammina tranquilla nel paese sgangherato della Sicilia sperduta mhm, con sfoggiando se stessa, che è una bellissima donna. mhm. Sì, sì, Potrebbe farlo, Lancillotto. potrebbe. Gli piace la tuta, se ne va in giro in tuta per il suo paese, Esatto. sbattendosi nelle balle. Mm. Sì, Diranno che è affetto da obesità, chi se ne cazzi frega. loro. Diranno che è bianchiccio come un lenzuolo, chi se ne frega. Mm, Diranno che non si è lavato i capelli, chi se ne frega. mm. E da lì partire. Mi viene in mente, Sì. non so perché dall'inizio della sessione, Lancilotto che pianta un seme nella terra di un vaso, non so, il nocciolo di una Mm? nespolo, le lenticchie, quelle cose che Limone. vengono Mm. facilmente. Mhm.
No, vabbè, il limone è già un pochino più Sì, no, complesso, però mi è anche venuto. giù è abbastanza complesso. Sì, sì. Proprio una sciocchezza e Ok. cura la sua pianta mentre cresce, vede che il suo gesto di mettere un seme nella terra, annaffiarlo tutti i giorni, metterlo all'ombra se c'è troppo sole, metterlo al sole quando c'è il sole giusto del mattino o della sera, porta la piantina a nascere, a crescere, a diventare forte. Poi magari la piantina muore perché passa un uccellino e se la mangia tutta e lui lo rifà. Ripianta un Mhm, altro seme, crea un'altra piantina, se meglio, se magari è un albero come il semplice nespolo, no? E mhm, poi, anche se non è più epoca di nespole, ma se trova delle nespole al mercato, pianta la sua piantina e piano piano accudisce la piantina e cresce insieme alla piantina. Mi viene in mente questa immagine. Potrebbe essere mhm, un'idea, no? mhm. Causa esoterica della necessità di avere un sostegno, una persona vicina per fare qualunque cosa. Eh, Anche con- adesso lui è con un suo amico. sì, contrasta un po' appunto quell'entità mentale collettiva del giudizio. Cioè, quindi ho qualcuno che è qua, che fa quella cosa con me, Garante. mi sostiene, quindi condivide quello che sto facendo e non mi sento giudicato, anzi, ecco, Fa da sono qua. garante, faccio la cosa Esatto, giusta. Ok. esatto. Mm. Mhm. PS. Causa esoterica, no, motivazione per la quale lei ha scelto questa esperienza della tecnica del terzo occhio di Tot, di avere tutte le caratteristiche, dei problemi di natura fisica, emozionale, sentimentale. Sì, allora era come se quello che ho visto prima, ho visto la sua PS che ha scelto di nascere nella famiglia dove Lancillotto è nato, ok? E non è stata una famiglia cioè, particolarmente complicata se non i meccanismi di ognuno della famiglia, però non con problemi particolarmente gravi, ok? Ma si è scelto lui, la sua PS si è scelta delle interferenze che le avrebbero fatto fare delle esperienze importanti e faticose ehm, partendo da sé, cioè quindi come posso dire, un pattern mh, di personalità, di caratteri e di emozioni già complicato, ma non complicato, già predisposto ad avere difficoltà verso l'esterno. Ok, quindi è già partito scegliendosi delle interferenze così per la PS ha fatto questo per fare l'esperienza e prendere la consapevolezza di superarle in autonomia, quindi senza crearsi delle complicanze materiali esterne. Non so se rendo l'idea. Mm. Cioè, come se fosse nato in una famiglia ideale, poi Mhm. ognuno ha il suo carattere, però ideale, ok? Ma è come se io vedessi lui che è il pistillo e tutti i petali intorno che sono le sue parti caratteriali, emotive e comportamentali che gli complicano la vita, ecco, che sono rappresentate dalle interferenze che si è scelto Cosa più deve da imparare? sotto. A liberarsi di queste interferenze e di questa sua difficoltà emotiva e caratteriale a Al cambiamento. confrontarsi con l'esterno, ok? Partendo da sé. Quindi non è che è l'ambiente esterno che è già interferente. Ok, sono tutte interferenze dovute alla sua persona. Ecco, non so come spiegarlo meglio. Nome del progetto. Mm.
non mi viene il nome, come si chiama i vari colori dell'arcobaleno? Iride. Ah, ok, iride, allora era giusto. Iride di interferenze. Causa esoterica, l'ultima, del trauma ricevuto nella fine della relazione, bah, la relazione finita male, no, ha creato un trauma nei confronti che adesso si riproduce nei confronti delle donne con le quali lui ha chiuso, sostanzialmente. Ehm, Provo a descrivertelo, descrivere l'immagine. Allora, c'è un... sì, a livello emotivo è come se lui si fosse completamente aperto, ok, alla relazione e le interferenze hanno fatto sì che l'altra persona agisse in maniera tale da come se l'avessero fatto cadere in una enorme pentola, ok? Mhm. E poi fosse stato chiuso e incastrato lì dentro. Ehm, è come se quando la relazione è finita non ci fosse più stato nessuno che ha riaperto il coperchio. È come se questa relazione ha fatto sì che venisse presa tutta la sua parte emotiva e direi negativizzata, cioè resa da positivo il suo amore, reso da a vibrazioni alte a vibrazioni bassissime e fosse rimasto incastrato così. Questo è quello che è successo. Il trauma ha fatto questa cosa qua. C'è la sua fiamma? Sì, io vedo una donna che, sì, vedo una donna che lui riuscirà a conoscere solo ed esclusivamente quando si sarà liberato di tutto il suo fardello di staticità e immobilità. Adesso è... ehm, Un'idea. sì, esiste anche in una certa zona dell'Europa, ma mm, Vabbè, ma quello può cambiare, può sì, cambiare, infatti, esatto, può prima di tutto può essere cambiare e rimescolato come un poi minestrone. è come E- se fosse girata dall'altra parte, no? È come se in questo momento desse le spalle, esatto. È quindi. come se noi avessimo un minestrone in cui ci sono tante verdure e solo un pisello, no? Eh, Un chicco di pisello. Il chicco di pisello è la fiamma se è nel centro e in superficie. In quel mm, momento è lì, ma tra chissà quanti minuti, rimestando il pentolone, può cambiare, può andare da esatto, un'altra sì, sì, sì. parte, può muoversi, cioè nel centro e Mm, superficie è in quel punto che stai vedendo adesso. Dopodiché può cambiare il sì, pisello, può diventare un pezzettino di carota, può diventare un sì, pezzettino di cipolla. Non mi fisserei no, mai in no, infatti. genere, perché significa che dipende dalla botta di culo, non dire parolacce Elena. E invece dipende da noi. No, ma va, no, Dipende infatti. da noi, quindi è lui che crea la fiamma. Sì, Quando è sì. uscita quella sessione, io cambio la fiamma, tutti dicevano, no, Babbi, ma abbiamo detto che, ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Mm. Edgar Tolle? Cioè, Lucio Carsi? No, Mm, non è così, non è così, noi creiamo tutto, quindi non cerchiamo di non contraddirci. Se sono Dio, punto. Se sono infatti, Dio più asterisco, allora non sono Dio, perché non ho no, l'asterisco se c'è sono una Dio. clausola. No. Ok. Mhm. Nonno materno, portale aureo, parenti di tutte le generazioni di Lancillotto chiamati con una tromba, visto che Lancillotto mi fa pensare a uno che suona la tromba. Tu. Ne arrivano 239. Mm. More, di più. Allora, è strano perché arrivano altri che non sono strettamente familiari, ma
Mhm. sono disincarnati della Sicilia esclusivamente. Mm. Cioè, se uno zio di quarto livello di generazioni fa, che nessuno sa neanche come si chiama, aveva 8 amici al bar, li Mm, chiama esatto. e così via. Mm, Poi mm, aveva mm. amici al bar, poi aveva una fidanzatina, poi aveva che non è diventata moglie, quindi non è parente, poi ha avuto 60 fidanzatine prima di avere una moglie, bla 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 bla, amici, Sì. conoscenti, era con Militoni, aveva tutti gli amici con Militoni, li chiama e Mm, così mm, via. Quindi 239 può avere una bella potenza di 3 mm, sopra, mm, e mm, mm, 239 per 239 per 239 fa un bel numero, eh? mm, mm, mm. Sì, non tutti non tutti chiamano tutti, ma Va alcuni bene. tanti io vedo Siamo eh, nell'ordine di l'ordine di migliaia, 2000 e qualcosa, 2650 no. 2600. Mm. Nonno materno, microfono, messaggio. È difficile da accettare, dice, per eh, la vita terrena come è vissuta, ma tu stai facendo la differenza. Interessante. Mm. Cioè, Cioè, questa sua scintilla di voler vivere, che c'è qualcosa nella vita che gli è stata impostata, tra virgolette, che lui sente che così non è, che non è la sua via. Questa è la differenza. Il nonno dice, c'è quella lui è qui scintilla. oggi, Esatto, ha già vinto, è già la differenza, sì. perché Mm. non ha rinunciato e non è a casa a Eh, accendere la televisione su Italia 1, Canale 5, Rai mm, 1 e guardarsi la pattumiera esatto, mediatica. sì. Mm, mm, mm. Infatti ha ragione il nonno. Diamogli una Vic e vediamo come integra il suo messaggio. Sì, è come quello che avrei voluto fare io, lo stai facendo tu e per te è veramente un'occasione d'oro di evoluzione e di libertà. S'avvicina, lo accarezza, gli dà una carezza sul viso. Mm. È molto grato per l'opportunità del portale aureo. Ok. Tu, Lancilotto, gli altri 3 nonni, l'altro maschio e le 2 femmine, sono mancanti, sì. Tutti e 3, tutti e 4 i nonni. No, una, tutti e 4. Se me lo puoi scrivere sul computer nella chat di Skype, meglio, perché così non capisco. Aspetta un attimo, Elena, intanto alziamo le Mhm. frequenze. Io quanto sto? 627. Come? Torniamo a 1000. 1000 poi Troppo? quando passi al... È come se alcune cose devono vibrare un po' più basse per essere collegate, anche con chi agisce in quel momento. Mhm. Se no c'è troppa differenza e non arriviamo dove vogliamo arrivare. Ok. Tutti morti, quindi anche gli altri 3 nonni, assicuriamoci che siano andati nel Sì, portale sì, aureo. sono in mezzo agli altri, sì. E allora salutiamo il nonno materno, tutti i nonni e i 2600 qualcosa Mm. disincarnati tra parenti e amici. Mhm. Ok, Ok. chiuso. Quanto incidono i tre Cinivac che hai fatto, no? Sono tre. Due. I 2 Cinivac che hai fatto?
Quantoncino nella storia energetica e nella visione esoterica di Lanci? Lo bloccano, è come se ci fosse una linea che frena la PS un po' ulteriormente, cioè già ci mettiamo i nostri freni. Lì è come se ci fosse stato disegnato un confine, quindi deve spingere anche su questa cosa qua la PS. Causa esoterica del fatto che lui ci ha descritto di essere un soggetto abituato a Cinivac, le allergie, e quindi per questo motivo, io non ne capisco il nesso ancora adesso, i due Cinivac di tanto di moda non hanno avuto nessun effetto su di lui. Perché questa considerazione che di fatto si contraddice? Nel senso, se è un soggetto abituato a Cinivac, è un soggetto indebolito, quindi Mm. più facile a brutte conseguenze. Di fronte all'ennesimo Cinivac, peggio ancora quello di adesso, della Che non è tanto appunto, che che non è un prima di tutto Cinivac, già gli esatto. ultimi degli ultimi anni sono tutto tranne che Cinevac come i primi inventati, che quelli avevano forse un pochino più di senso. Questi, gli ultimi Cinevac di questi 2 anni, non c'entrano niente con l'idea neanche lontanamente di Cinevac, cioè è tutto un insieme di L'antovaiolo- cose che non c'entrano proprio L'antitetaniche, niente. l'antivaiolosi, quelli che si facevano da bambini, che avevano già forse un'idea vaga, eccetera. Eh, Questi proprio no. no, cioè Però da dove poi gli gli deriva ultimi. questa convinzione? Allora, quello che vedo io è che com'era con le emozioni come le aveva lui, con le interferenze e la sua parte caratteriale della sua situazione del momento, queste soluzioni esterne, sia dei Cinivac mm, precedenti contro le allergie così che lui ha utilizzato, erano delle tentate soluzioni, autoconvincendosi che era la cosa giusta, ma in realtà sono sostanze, da quello che vedo io, preposte a inibire la capacità umana del corpo di reagire agli input che arrivano, ok? Perché i sintomi sono delle lampadine per andare a vedersi delle cose personali per evolvere, ok? E consapevolizzare. Questi inibiscono queste lampadine, quindi le mettono a tacere. E gli ultimi che ha fatto li ha fatti con un'altra motivazione, ma è molto simile alle altre, perché qui non c'era un sintomo, ma c'era una cosa esterna, una sua idea esterna da perseguire e la poteva fare secondo Il i concorso parametri pubblico. sociali, esatto. Mhm. Concorso pubblico poteva essere fatto solo con i Cinivac ed è un parametro sociale, quindi eh, diciamo allora, lui ha questa forte spinta di conoscere e diventare sempre più consapevole per evolvere, ok? Ma dall'altra parte ha, ha tutti questi aspetti che lo bloccano e quindi tendenzialmente per muoversi segue un po' la scia sociale, ok? E quindi per non contraddirsi troppo si è raccontato l'idea che era già, diciamo, assuefatto e questi Cinivac non gli avrebbero fatto Va danni. bene, Ecco. andiamo al cluster. Mhm. Abbiamo visto tutto. L'ancillotto Dio Sì. con questo vestito, che è un vestito essenza, non è un vestito maschera. Mhm. Andiamo al cluster. Ci saranno o un sacco di contratti, non mi interessa neanche sapere come sono fatti, quanti sono, dove sono, eccetera. Li butta tutti in un portale Mhm. definitivo, in tempo zero, se vuole, Sì, sì, lo stavo già facendo appena entrato, quindi. e mette al loro posto un grande unico ad eternum. Lui solo può farlo, non lo può fare Tot ad eternum, perché Tot non c'è, non esiste. Infatti.
né tantomeno i demoni, figurati, i rettili, vabbè, né tantomeno il falco, neanche il leone, neanche Zeus può fare un ad eternum, lui solo può fare un ad eternum. La Mhm. mantide fa ridere, i Ledielle vanno a raccattare la pattumiera nelle Mm. discariche. Le entità mentali poi non hanno proprio niente, Mm. se non il compito di rompere i coglio. Mm. Lui invece, Dio, lui fa l'ad eternum, o ne fa 10, o li fa deboli, o li fa forti, dipende da lui, dipende da come gli Mm. gira. Ci hanno dipinto gli dei capricciosi, lo siamo anche noi quando vogliamo. Mm. Preziosini. Come lo crea? Allora, partendo da, diciamo, da terra, ok, fa due linee così di energia, ok, e da queste due linee partono due cerchi che formano, potrei dire, un toroide o un infinito anche, ok, di energia che copre tutto. Mm. Erano tanti? 3987, parecchi. Avatar. Che, che scene ridicole. Perché? Perché è lì tutto che è accelerato tutto, ma è come se si fosse impostato una capsula di... come si chiamano? Quelle dei piloti, no? Mhm. La capsula di, non mi viene la parola, che si Espulsione. schiacciano, ecco, capsula di E via, espulsione, via, quindi via, 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 col via. paracadutino qua già pronto, che ridere. Via, via, via. Lo capsuliamo direttamente al contrario, a testa in giù, in un portale Mm, definitivo che è sul pavimento. Schiacciamo il pulsante, poi buttiamo tutto quello che riguarda lui, il pulsante, le macchinari, il computer, non mi interessa. Ad eternum anche qua, ora stiamo creando, abbiamo già tolto. mhm, sì. Nuova vibrazione, 129 miliardi, nuova consapevolezza, 147, PS, 61, vite, 1456, cervello, 9,5. ok, salito, in alcuni casi non tanto, ma salito in Mm, tutto. Molto bene la vibrazione. mm, Ok, messaggio finale della PS, la vera responsabile di questa avventura apparentemente disgraziata, nella realtà grande occasione di mm, crescita, riscatto, scoperta. mm, È tanto più bello vivere in un certo modo nuovo, quanto più si proviene da un passato mm. mai dimenticato, ma un passato diverso. Forte della Eh, pulizia del corpo emozionale, mm, totalmente del corpo mentale sì, e eterico. mm, la vedo quasi che si sgranchisce perché si sente molto libera, si sente adesso libera di agire. Mm, è molto contenta, è molto come se volesse dire Lancillotto, contenta che lui abbia percepito il suo segnale di venire qua, di arrivare fino qua oggi. Mm, una parte
di quello che lei si era preposta quando si è incarnata nel corpo di Lancillotto era proprio questo di riuscire ad arrivare a una certa consapevolezza in autonomia ed è contenta di essere arrivata fino qua. E, è come se non si fermasse, nel senso non ha l'idea di spazio-tempo, quindi ha già sopra, ha già mostra già l'immagine di dove vuole andare. Ecco, all'ancillotto. Dove vuole andare? Vedo tutta un'apertura energetica a sfondo viola, diciamo, ed è allora è come se fosse divisa in tre, quindi c'è una parte di mh, aspetto, possiamo dire, lavorativo. Sì. Ok, che è successo? Sai, un pizzicorio improvviso, quasi come se fosse entrato qualcosa in gola. Mhm. Controllalo sempre. Infatti. Sto probabilmente dicendo una cosa importante per lui e cercano di interferire. Allora, diciamo, al centro c'è tipo l'aspetto ehm, ideale, diciamo, la sua realizzazione e quello che mi mostra è lui in un posto all'aperto, quindi nella natura. L'immagine che vedo potrebbe essere tipo davanti come se ci fossero dei campi, poi c'è tipo una distesa di prato e poi vedo acqua tipo mare. Mm. Ok. È come se lui facesse avanti e indietro, l'immagine è come se lui fa avanti e indietro in questi tre ambienti, controllando che tutti e tre siano sempre in equilibrio. Ecco. Mm. Mhm. Questo un po' in generale. Poi c'è un altro spicchio che riguarda la sua parte mm, mm, sociale in generale, dove lo vedo mm, che fa molte attività, tra cui anche degli sport anche individuali, tipo mi mostra che corre e ma forse il tennis, non lo so se può piacergli, ma una cosa così. E anche cose sociali all'aperto con un gruppo di amici. Invece di qua lo vedo, eh, mh, è come se camminasse mh, su un sentiero che lui conosce benissimo perché sono i suoi passi e li riconosce e in fondo c'è, direi, la sua fiamma, c'è una donna che rappresenta la sua fiamma, ok? È come se lui da adesso in poi, se rimane centrato e positivo e tiene le vibrazioni, la cosa fondamentale è che deve tenere le vibrazioni molto alte perché le interferenze riuscivano ad agire su di lui soprattutto tenendogli le emozioni basse, le emozioni che vibrano basso, di paura, tristezza e solitudine, no? Per tenerlo fermo. Mhm. Se lui tiene le vibrazioni molto alte, sempre alte, riesce a vedere ogni singolo passo che deve fare verso il raggiungimento della sua fiamma. Va Ecco. bene, lui come lo vedi? Sempre con il cane con la catena? No, io lo vedo adesso è come se fosse seduto su una sedia da regista e ha in mano, tra le due mani, la sua PS che proietta appunto questo scenario, questa immagine. Mm. Non ci sono più interferenze, No, impianti non li abbiamo no, neanche no, visti, ma non ce ne frega assolutamente no, no, niente. Entità mentali, assolutamente. interferenze eteriche, l'emozionale è pulito, Sì, adesso l'emozionale è pulito e c'è tanto spazio per le emozioni ad alta vibrazione. si mette un ad eternum nei cinque corpi, fisico, mentale, emozionale, eterico, subliminale. Ne mette uno in casa, Mhm, ok. ne mette uno sopra un foglio su cui è scritto lavoro.
Ok. Sì. Abbiamo quasi finito. Ultima domanda di Lancellotto che me la sta scrivendo. Anche l'altra casa. Ok. Tema d'Eterno, ma anche lì. Che in automatico la rende. Se c'è qualcuno se ne va. Sì. Ok. Bene. Disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo.